Come esprimere l'amore in musica? Naturalmente attraverso il duetto, due voci che cantano insieme il proprio amore. In questo video ascolteremo e analizzeremo alcuni tra i duetti d'amore più belli della storia della musica, per capire come compositori di diverse epoche hanno rappresentato l'amore in musica. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica antica ma anche di musica classica in generale. Se vuoi farti un po' di cultura musicale sei nel posto giusto. Iniziamo da quello che è il duetto barocco più famoso e bello di sempre, Portimiro, tratto dall'opera L'Incoronazione di Poppea. Alla fine dell'opera Nerone e Poppea cantano il loro reciproco amore. I due amanti si rispecchiano l'uno nell'altra, si imitano a vicenda, ripetendo gli stessi gesti vocali. Sulle parole "pur ti stringo pur t'annodo", la seconda voce sembra girare su se stessa, come a voler avvolgere o legare l'altra. Questi ghirigori di semiminime sono un esempio di circulatio, quella figura retorica che rappresenta in musica l'idea della circolarità. Le due voci si attorcigliano l'una sull'altra in questo abbraccio sinuoso e sensuale. O mia vita, o mio tesoro. Ma chi ha scritto la musica di questo duetto meraviglioso? Siamo a Venezia, a metà del 1600, l'intrattenimento più diffuso in città è l'opera lirica. Acquistiamo una guida turistica dell'epoca, la Guida dei forestieri di Vincenzo Coronelli. Ci sono pagine e pagine dedicate ai teatri d'opera della città, il San Moisè, il Sant'Apollinare e il Teatro dei Santi Giovanni e Paolo, dove nel 1643 Claudio Monteverdi metteva in scena l'opera L'Incoronazione di Poppea. Le voci dei due amanti si ripetono l'un l'altra che hanno smesso finalmente di soffrire e sull'idea della sofferenza Monteverdi utilizza una dissonanza asprissima che descrive perfettamente l'idea del dolore. Noi attribuiamo quest'opera a Claudio Monteverdi, ma in realtà l'attribuzione è incerta. La principale fonte su cui basiamo questa attribuzione è una raccolta di documenti relativi ai teatri veneziani, la Minerva al tavolino, Memorie teatrali di Venezia del 1681. Qui leggiamo appunto, in riferimento alla Poppea, musica di Monteverde. Ma stranamente il nome del compositore non compare su nessuno dei libretti che ci sono rimasti, né tra le fonti biografiche sugli ultimi anni di Monteverdi. Insomma, la paternità di quest'opera è incerta. Ne parleremo meglio magari in un video futuro. Quello che conta è questo duetto d'amore meraviglioso, alla fine del quale le due voci si ricongiungono, si toccano, intonando la stessa nota. Avrete notato che la voce di Nerone, il grande imperatore romano, è intonata in falsetto. Questo perché all'epoca, nell'opera e non solo, erano molto impiegati i castrati e Nerone veniva appunto interpretato da un soprano castrato. Magari ne parleremo meglio in un video dedicato. Ma continuiamo la nostra top 10 duetti barocchi. Avete presente quei video top 10 di film? Noi lo facciamo coi duetti barocchi. Abbiate pazienza, sono stanco, è estate, quindi top 10 duetti barocchi. Sono stanco della vita. Siamo nel 1731 a Lipsia, nella chiesa di San Nicola, e Bach sta mettendo in scena la famosa cantata sacra 140, che contiene il meraviglioso duetto d'amore Mein Freund ist mein, il mio compagno è mio. La melodia sottolinea la ricorsività di questa frase ponendo la parola mio sulla stessa nota e ripetendola.
Il baritono invece canta "E io sono tuo" e trasmette un senso di completo abbandono attraverso questa scala discendente e questa appoggiatura. La frase successiva spiega che ciò che l'amore unisce non potrà essere diviso. Nella prima parte le voci infatti procedono unite alla distanza di una terza. Nella seconda parte si dividono proprio sulla parola scheiden, divisione. Bach nel 1700 era cantor a Lipsia, dove doveva comporre e eseguire musica sacra per tutte le festività religiose della città. Questo duetto è tratto da una cantata religiosa, ma che si ispira al Cantico dei Cantici, un poema erotico inserito nell'Antico Testamento che mette in scena il rapporto tra due amanti. I due amanti si dividono la stessa frase musicale che avevamo sentito all'inizio del brano, enunciata dall'oboe. È come se facessero parte della stessa sostanza, come se fossero uno la prosecuzione dell'altra. I due amanti cantano che vogliono camminare insieme fra le rose del cielo. L'espressione del desiderio, ich will, io voglio, è articolata su una progressione che tende faticosamente verso l'alto. La progressione è un modo che ha la musica per rappresentare la tensione verso qualcosa, e questo esprime benissimo l'idea di un desiderio che cresce di intensità. L'idea di vagare, passeggiare, Weiden, è resa appunto con questo passeggiamento di semicrome, che sembrano descrivere un tragitto. La voce cammina, vaga, proprio sulla parola Weiden. A proposito di divagazioni, se questo video ti sta piacendo ti invito a iscriverti al canale, a mettere mi piace e a condividere il video per far sapere a tutti che hai dei gusti musicali estremamente raffinati. Inoltre, se vuoi, puoi supportarmi con una donazione o un abbonamento. Siamo a Praga, nel Teatro degli Stati Generali. Proprio qui Mozart mette in scena una delle sue opere più famose, il Don Giovanni. Don Giovanni è un mito della cultura europea che ritorna in centinaia di prodotti culturali del Settecento e non solo, prodotti culturali tra i più disparati. È un antieroe, un libertino, un ateo, un edonista senza scrupoli né morale, uno spasmodico seduttore. Insomma, è un gran figo. È come un Charlie Sheen del 1700. A un certo punto dell'opera Don Giovanni vuole sedurre Zerlina, una contadina, che però è già fidanzata con un altro contadino, Masetto. La preda e il predatore intonano un duetto d'amore tra i più originali della storia della musica, in cui Don Giovanni cerca di convincere Zerlina a seguirlo in un luogo appartato. La scansione ritmica di Don Giovanni è sul battere, su quello che si definisce tempo forte della battuta. Questo rende la sua parte imperiosa, decisa. Zerlina invece non è convinta, ripete la stessa melodia, ma inizia sul tempo debole della battuta, in levare, in maniera più esitante. In questo modo Mozart descrive la sua indecisione. Mi dirai di sì. Lei è combattuta tra il desiderio di Don Giovanni e la pietà che prova per il suo fidanzato. La pietà si esprime attraverso queste alterazioni semitonali che suonano come dei piccoli gemiti. Don Giovanni incalza Zerlina e l'alternanza tra le due voci si fa più serrata. Don Giovanni insiste, i due si avvicinano ancora e le voci arrivano quasi a sovrapporsi. Quando Zerlina finalmente si convince, i due procedono di comune intento e allora le voci cantano insieme, totalmente sovrapposte e in accordo.
Andiamo, andiamo a vedere, a ristorare le pene, innocente amor. Don Giovanni ha colpito ancora. There's more. E ora è il vostro momento. Fatemi sapere voi nei commenti quali sono i duetti d'amore più belli e struggenti della storia della musica e anche perché secondo voi sono così belli. Non dimenticate di mettere mi piace e condividere. Alla prossima, ciao ciao!